Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui finalmente con un nuovo video. Prima di tutto mi voglio scusare per la lunga assenza da YouTube, ma in questo periodo non sono riuscito a stare dietro il canale. Allora, colgo l'occasione di questo video per parlarvi di alcune novità. La prima, quella più importante, è che finalmente ho iniziato a lavorare al mio artbook. Ho contattato un editore che si è dimostrato molto interessato a pubblicare i miei lavori. Non vi dirò il nome della casa editrice, però posso anticiparvi, posso darvi alcune informazioni sul libro. Dunque, dovrebbe contenere 50-60 lavori solo full body, quindi sketch forse se ci saranno, magari qualche pagina alla fine, ma l'obiettivo principale dell'editore è quello di mostrare i miei lavori full body. Saranno soprattutto lavori inediti, quindi che non ho mai mostrato su Facebook. Alcuni di questi con più ragazze, magari due o tre ragazzi in atteggiamenti giocosi, insomma, avete capito di cosa parlo. Se riesco, devo parlare con l'editore, ma vorrei aggiungere anche alla fine del libro due o tre pagine dove mostro i miei sketch, secondo me è una buona idea. Spero di riuscire ad avere il materiale pronto almeno per l'estate. So insomma che c'è parecchio lavoro da fare, soprattutto perché i miei lavori full body mi prendono parecchio tempo. Quelli più semplici circa una settimana, ma quelli più complessi dove ci sono più dettagli almeno 10 giorni. L'altra novità importante è che vorrei iniziare ad esporre i miei lavori. Ho visto che forse tra le fiere più interessanti, tra le convention più interessanti c'è l'Erotic Expo di Londra, che mi sembra forse la convention più adatta per il mio genere di lavori. Mi piacerebbe esporre anche in Italia, però soprattutto a Lucca Comics, ma non so se la fiera è adatta al mio genere di lavori, soprattutto se permette di esporre lavori di nudo. Sinceramente ho i miei dubbi, però comunque voglio informarmi. Non so se è il caso di se esporre adesso o aspettare l'uscita del libro. Probabilmente è meglio dopo l'uscita del libro in modo da avere più materiale da esporre, non solo le stampe dei miei lavori. Ok, queste erano diciamo le novità più grandi, quelle più importanti. Adesso voglio fare un grande ringraziamento a tutte le persone che hanno commentato, condiviso, messo un mi piace a uno dei lavori che ho messo su Facebook recentemente. Diciamo che il lavoro che ho chiamato Keep Drawing, anche se non era quello il titolo. Era quello dove mostravo una delle mie prime pin-up fatte nel 2006 a matita, un lavoro veramente orrendo, accanto a uno dei miei ultimi lavori, quello su Silvia Saint. Veramente vorrei ringraziarvi tutti, il lavoro ha raggiunto circa 700 mi piace, 50 condivisioni, se potessi vi ringrazierei veramente uno ad uno. I commenti che veramente più ho apprezzato, cioè li ho apprezzati tutti, però quelli delle persone che hanno preso il disegno come un incentivo a lavorare più duro. Insomma, quello che vi voglio dire, ragazzi, è che non è che ero un grande artista, cioè non lo sono ancora adesso, però nel 2006 i miei lavori erano veramente scarsi, peccavo sia nelle matite che nell'anatomia. In 6 anni, 7 anni posso dire che i miei lavori sono migliorati veramente tanto. È anche vero che ho iniziato a fare lavori a matita in questi 2 anni, per molto tempo poi ho lavorato con il digitale. Però quello che io consiglio a tutti voi è quello di cercare di disegnare almeno tutti i giorni. Quello che poi ho fatto quando sono passato al tradizionale, mi ricordo che non ero più soddisfatto dei risultati che ottenevo con il digitale, con Photoshop, è stato quello di iniziare tutto da capo. Mi ricordo che cercavo delle immagini su internet, delle persone, delle modelle e iniziavo a fare degli sketch. Cercavo di farli nel minore tempo possibile, non impiegavo diciamo un'ora, un'ora e mezza per uno sketch, cercavo al massimo mezz'ora e poi passavo subito a una cosa nuova. I risultati ovviamente non erano un granché, ma miravo soprattutto alla velocità e in particolar modo a capire l'anatomia del viso. Adesso posso dire che dopo centinaia di facce che ho disegnato riesco a ottenere buoni risultati abbastanza velocemente, anche come potete vedere in questo video. E al tempo stesso il mio stile si è evoluto. Questo perché si è evoluto in modo spontaneo, non ho cercato
non mi sono messo lì come facevo quando utilizzavo il digitale, non ho detto adesso devo cercare di trovare uno stile, ma semplicemente è stata un'evoluzione dei miei sketch, il modo di disegnare le facce, i visi, con tutti questi angoli, queste curve. Si è evoluto naturalmente, sinceramente io non me ne sono neanche accorto. Un bel giorno ho visto i miei disegni e ho detto, ah, vedi, ogni volta che devo disegnare un viso mi viene questa forma. E adesso questo è il mio stile, mi viene molto naturale. Quindi quello che vi ripeto è, se avete intenzione di migliorare, ogni giorno mettetevi lì una mezz'ora in modo sereno e iniziate a fare degli sketch. Vedrete che otterrete grandi risultati, ve lo assicuro. Ah, ecco, cosa molto importante è che vorrei dirvi che circa 2 settimane fa, per l'ennesima volta, uno dei miei lavori è stato segnalato. Poi era uno dei miei lavori censurati, però mi è dispiaciuto toglierlo perché era un lavoro che aveva parecchi commenti. Probabilmente uno dei, non uno dei migliori, però uno dei più importanti che ho fatto. E all'ennesima segnalazione il mio profilo è stato bloccato per 24 ore. Probabilmente alla prossima segnalazione il profilo verrà bloccato per un mese. Quindi adesso farò molta attenzione a censurare bene i miei lavori. Per chi vuole vedere il lavoro non censurato, ovviamente lo può trovare sugli altri social network. Purtroppo la politica di Facebook è questa, va rispettata. L'unica cosa che non capisco è perché Facebook consenta il caricamento di immagini che mostrano contenuti particolarmente violenti. Questo non riesco a capire. Evidentemente reputano più traumatico per un bambino vedere una ragazza nuda piuttosto che un cane squartato, perché questo è il tipo di immagini che Facebook consente di mettere. Comunque va bene così. Fortunatamente ci sono altri social network che consentono di mettere lavori non censurati, insomma. Adesso voglio darvi qualche piccola anticipazione sul mio prossimo lavoro, sulla mia prossima pin-up full body. La modella sarà l'attrice porno Rémi Lacroix, che ho scoperto recentemente su internet. E farò prima degli sketch ovviamente per capire bene il suo viso e poi farò una pin-up full body. Probabilmente questa sarà nuda, totalmente nuda. Adesso vedremo, ancora non ho bene in mente come disegnarla. Purtroppo, ragazzi, non riesco a fare dei video sui miei lavori full body perché richiederebbe veramente troppo tempo. Sarei più attento al video che alla qualità del lavoro. Quindi per me risulta più facile fare video come questi, quello che sto facendo oggi, di uno sketch e parlarci sopra. Cercherò casomai di fare dei video dove mostro come disegno in latex. Vedrò di organizzarmi, insomma. Se riesco, comunque, se oggi ho tempo libero, magari domani, come dicevo, farò uno sketch di Rémi Lacroix e probabilmente cercherò di registrarlo per fare un video simile a quello di oggi. Cercherò di farlo magari più dettagliato, vorrei fare uno sketch abbastanza dettagliato, non solo del viso, magari a mezzo busto. Adesso vediamo cosa esce fuori. Utilizzerò sempre lo stesso tipo di carta che vedete in questo video, che è la Strathmore Grey Toned Paper. Devo dire che questa carta mi piace veramente molto. L'unica pecca è che forse è carta riciclata, quindi non è un grigio uniforme, come potete vedere anche dal video, però è ottimo per fare questo tipo di disegni, soprattutto se usate le matite bianche e i pastelli bianchi. Cercherò di caricare il video per la prossima settimana, comunque state tranquilli che arriverà prima di Natale. Ovviamente ragazzi, qualsiasi tipo di domanda potete lasciarla qui su YouTube. Cercherò di rispondere a tutte le vostre domande nel prossimo video. O potete anche lasciarle su Facebook. Come vedete io cerco sempre di essere abbastanza chiaro, però la mia tecnica bene o male è questa. Le matite che uso, me lo chiedete spesso, sono le Staedtler Lumograph. Mi ci trovo molto bene. Prima usavo le Derwent, anche quelle erano ottime matite, ma ultimamente mi trovo meglio con le Staedtler. Uso quasi sempre le stesse, di solito la 2H per fare le outline,
poi continuo a fare anche il primo passaggio di sfumature sempre con 2H, poi la F, H, B, quelle più morbide diciamo per gli occhi che sono la 2B, raramente uso la 5B, l'ho usata in questo caso, ma è anche vero che la carta è più scura, quindi ho dovuto usare delle matite più morbide. Come potete vedere, ma avevo già spiegato in uno dei video precedenti, per sfumare uso un fazzoletto. Sinceramente su questa carta non è proprio necessario usare un fazzoletto per rendere le sfumature più uniformi e più morbide, però diciamo che l'operazione mi consente di accelerare i tempi. Come potete vedere ho utilizzato anche uno sfumino, l'utilizzo è simile a quello del fazzoletto, solo che lo sfumino ti consente di andare a sfumare in zone più difficili, come gli occhi o la bocca. Va bene ragazzi, direi che per oggi è tutto, vi lascio con questi ultimi minuti di video. Cosa importante, voglio ricordarvi che su Facebook ho raggiunto il limite di amici che è quello di 5.000, quindi se volete continuare a stare in contatto con me potete tranquillamente lasciare un like sulla mia fanpage. In ogni caso troverete tutti i link nei miei vari social network nella descrizione in basso oppure direttamente alla fine del video. Ciao a tutti e ricordatevi sempre keep drawing. What a feeling awkward when you woke up in the morning, can't afford a pair of trainers. Imagine when it changes. Imagine satisfaction when you make